Quelli che avete visto poco fa sono i 9 match che compongono la card ufficiale di Stardom Flashing Champions 2024, pay-per-view che andrà in onda sabato 18 maggio. Quest'oggi cercheremo di esplorare nei minimi dettagli lo show che ci attende, provando a dare un nome ai vinti e ai vincitori di tale evento. Dunque mettetevi comodi, fatevi accompagnare da una bella tazza di tè o di caffè se preferite e venite con me. La prima battaglia di cui parleremo è un single match tra Ina e Ranna Yagami, un match curioso direi, sicuramente non il più atteso, ma che servirà a Rina per tornare al vertice, sì, perché la lottatrice di Queen's Quest è rientrata da poco sul ring a causa di un brutto infortunio che l'aveva tenuta lontana dal quadrato. Fatto sta che prima del suo infortunio Ina aveva mostrato interesse verso il Future of Stardom Championship. Questo interesse l'aveva portata a sfidare Rina, ma il match purtroppo non si è mai verificato proprio perché Ina ha dovuto stare ferma ai box per alcune settimane. Al suo ritorno, compiuto domenica 12 maggio, Ina ha subito una sonora sconfitta proprio per mando di Pink Devil. Ecco perché il match di sabato 18 maggio è fondamentale per poter ripristinare la sfida lanciata a Rina. Il mio pronostico dunque va proprio in favore di Ina, che penso vincerà il match e sfiderà al più presto Rina ad un match valevole per il Future of Stardom Championship, match rimasto in sospeso troppo a lungo e che finalmente forse vedrà la luce. Un match tra loro due è un qualcosa a cui vorrei assistere e credo che in effetti Ina abbia buone possibilità di sottrarre il titolo a Pink Devil. Match molto interessante quello tra Natsupoi e Starlight Kid, che faranno squadra nell'affrontare Crazy Star. Non è la prima volta che Natsupoi e SLK fanno coppia, sì, perché già di recente le due lottatrici si erano ritrovate compagne di team a All Together, evento che racchiudeva le più grandi sigle del Puroresu come la New Japan Pro Wrestling, la Noah e così via. Starlight Kid e Natsupoi in quello show sconfissero O2 team che fino a qualche giorno fa era la squadra che contendeva i Goddess of Stardom Titles a Fukuoka Double Crazy. Ora, se Natsupoi e SLK dovrebbero riuscire a sconfiggere anche Crazy Star, che sono le ex campionesse, beh, capirete che Natsupoi e Starlight Kid potrebbero eventualmente pensare di proporre una sfida titolata a Fukuoka Double Crazy. Questo ovviamente sono solo delle mie fantasie, insomma, non è scritto da nessuna parte che l'eventuale vittoria di Natsupoi e Starlight Kid porterebbe entrambi a sfidare Fukuoka Double Crazy, ma io penso che questo sia uno scenario alquanto possibile e devo ammettere che un match di questo tipo mi piacerebbe molto vederlo, e per questo motivo che credo che la battaglia verrà vinta da Natsupoi e SLK, o almeno spero, anche perché Natsupoi e Starlight Kid hanno assolutamente bisogno di questa vittoria per rilanciarsi. Da quando Starlight Kid è stata espulsa da Oedo Tai, la sua carriera ha intrapreso una spirale discendente che l'ha portata a perdere tantissimi match, mettendo spesso e volentieri le spalle al tappeto. Anche Natsupoi, a dire il vero, ha bisogno di questa vittoria per tirarsi un po' su di morale, sì, perché ricorderete come a All Star Grand Kingdom Natsupoi sfidò Saori Anu ad un match valevole per la White Belt, al termine del match vinto con successo contro Anan. Il tutto però fu interrotto da Ami Sourei, che di seguito divenne la legittima contendente al titolo di Saori proprio per via della vittoria ottenuta contro Natsupoi nello show del 3 maggio. Quindi sia SLK che Natsupoi occorre questa vittoria per risalire la china, ma anche per Crazy Star il discorso è analogo, sì, perché sappiamo di come Crazy Star abbiano perso recentemente i Goddess of Stardom Titles
Titles contro Fukuoka Double Crazy, quindi una loro vittoria rilancerebbe questa squadra con la possibilità di provare ancora l'assalto ai titoli tuttora in possesso appunto di Fukuoka Double Crazy. Match incerto dunque, che sono sicuro non ci deluderà. Scontro tra amiche in questo terzo match che vedrà Maika affrontare Hanako, un match dal risultato scontato ma che potrà aiutare Hanako a testare la sua bravura nel ring contro una veterana come Maika. In questo match Hanako dovrà dare tutta se stessa per dimostrare alla sua leader che merita un posto in Empress Nexus Venus e che è in grado di tener testa all'attuale World of Stardom Champion. Una bella prova per Hanako dunque, che sì, perderà il match, ma al contempo saprà dar fondo a tutte le sue abilità, mostrandoci cos'è davvero capace di fare nel ring. Abbiamo parlato poc'anzi di Empress Nexus Venus ed ecco che ritroviamo una squadra composta da Mina Shirakawa, Xina e Waka Tsukiyama affrontare lo strano terzetto composto da Rina, Fukiden Dead e Azusa Inaba. Un match amichevole direi, ma a dire il vero quando di mezzo c'è Oedo Tai di amichevole c'è poco e nulla. Sì, perché sappiamo che Oedo Tai è sempre disposta a tutto pur di portare a casa la vittoria, ripercorrendo spesso e volentieri attacchi illegali. Fatto sta che penso che la vittoria sorriderà a EXV, che rispetto alla squadra avversaria è più consolidata, potendo contare su una maggiore alchimia. Match importantissimo il prossimo, super importante per il futuro degli Artists of Stardom Championship. Sì, perché i 5 team che vedete su schermo si sfideranno in un match che promette scintille, con la squadra vincente che guadagnerà l'opportunità di sfidare i XV ad un match valevole per gli Artists of Stardom Titles. Tutti i terzetti presenti in questo match daranno anima e corpo pur di guadagnare tale opportunità, con Oedo Tai che parte sicuramente avvantaggiata. Il trio, composto da Natsuko Tora, Momo Watanabe e Tekla, sembra aver già la vittoria in tasca, anche perché da quando Tekla è tornata dal suo infortunio e si è unita a Oedo Tai, sembra essere in un momento di forma invidiabile. Non ricordo così su due piedi una sua recente sconfitta e questo suo nuovo status ha caricato anche le sue nuove compagne che hanno beneficiato dell'aura positiva che sta circondando Tekla. L'ex componente di Donna del Mondo ha le idee piuttosto chiare, voler ricostruire la sua carriera all'interno di Oedo Tai, e la vincita di questo match permetterebbe a lei e alle sue nuove amiche di affrontare in futuro i XV, provando a conquistare gli Artists of Stardom Titles. A mio avviso dunque saranno proprio loro tre a portarsi a casa la vittoria che le avvicinerà sempre di più alla conquista dei titoli. Un altro trio però da tenere d'occhio è certamente quello di Gozai, sì, perché Shuri, Konami e Saki Kashima hanno voglia di tornare al top e anche Konami, così come Tekla, desidera riconquistare un titolo quanto prima. Ecco perché anche loro hanno buone possibilità di vittoria, ma credo comunque che Oedo Tai sia super favorita. Prima di entrare nel vivo della card di Flashing Champions con i match più succulenti, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che racchiude tutte le ultime news, articoli e quant'altro sul mondo del wrestling femminile. Con Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati sui risultati dei match e molto altro. Insomma, grazie a Donne tra le corde potete entrare ancora di più a contatto col wrestling femminile mondiale e con tutte le vostre lottatrici preferite. Passiamo al primo scontro titolato del pay-per-view, dove Saya Kamitani difenderà il suo High Speed Championship dall'assalto di Saya Ida. Saya Kamitani ha da poco conquistato per la prima volta in carriera l'High Speed Title, esattamente a All Star Grand Kingdom, al termine di un 4-way match dove oltre a lei erano coinvolti anche l'allora campionessa Saki Kashima, Fukiden Dead e la stessa Saya Ida, quella Saya Ida che ora ha
deciso di sfidare di nuovo la sorte, provando a conquistare quella loro che non era riuscita a far suo a All Star Grand Kingdom. Anche in questo caso vedo difficile la vittoria di Saya Iida, come vedo difficile un cambio di titolo, proprio perché Sayaka Mitani ha conquistato il titolo meno di un mese fa. Il risultato del match parrebbe dunque scontato, come nel match tra Maika e Hanako, di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma a parte il risultato, il match in sé potrà, a mio avviso, essere godibile e regalare tante emozioni. Entrambe le lottatrici sono talentuose e sul ring danno sempre il 100% per accontentare i propri fans. Credo quindi che dal match non resteremo delusi, mentre per quanto riguarda il pronostico sulla vincitrice, c'è poco da dire a riguardo. Il match verrà quasi sicuramente vinto da Sayaka Mitani, che resterà campionessa. Match di cui sono molto curioso, quello tra Eye Contact e Best Friends. Sì, perché è giusto sottolineare di come, così a memoria, tale match sarà di debutto sia per Tsukasa Fujimoto che per Arisa Nakashima, che francamente non ricordo abbiano mai lottato in Stardom. Le loro avversarie saranno niente meno che Mayu Iwatani e Hanan, un team molto ben collaudato, così come quello di Best Friends, che ormai fanno coppia da diverso tempo e si conoscono alla perfezione. Il match che vedremo sabato 18 maggio tra queste 4 splendide wrestlers è nato per volere di Tsukasa Fujimoto, che al termine del match tra Mayu Iwatani e Sari, andato in onda a All Star Grand Kingdom, ha fatto capolino nel ring sfidando appunto la leader di Stars ad un match. Tsukasa Fujimoto in quell'occasione ha parlato di come questo per lei fosse una sorta di dream match e di come avrebbe voluto sempre sfidare lottatrici come Mayu Iwatani, Yoshirai e così via, ma che per svariati motivi ora non può più fare. Ma ha il sogno di lottare contro Mayu Iwatani almeno una volta nella sua carriera, è un qualcosa che vuole fare, è un qualcosa di cui ha bisogno. Ecco perché la Iwatani ha accettato tale confronto, un confronto che verrà vinto molto probabilmente da Best Friends, con Hanan la indiziata numero 1 per prendersi il pin decisivo. Sta di fatto che il match in sé mi incuriosisce parecchio e potrebbe anche essere letto come match della serata, perché a ben vedere il talento qua non manca di certo. Nel main event del pay-per-view, Willow Nightingale difenderà per la prima volta in assoluto il TBS Women's Championship in Stardom e lo farà contro Tam Nakano. Si è fatto un gran parlare di questo match negli ultimi giorni, commenti che hanno oscillato tra la felicità e l'odio, tra l'incredulità e la sorpresa. Sì, perché in molti hanno manifestato gioia per la continua collaborazione tra AEW e Stardom, una collaborazione che è sempre più consolidata, perché vediamo spesso e volentieri, ad esempio, Mina Shirakawa apparire sporadicamente ad Dynamite per portare avanti la rivalità attualmente in corso con Toni Storm e Mariah May, una rivalità che molto probabilmente sfocerà in uno scontro tra Mina Shirakawa e Toni Storm a Forbidden Door. Di questo però parleremo a tempo debito. Fatto sta che l'annuncio del match tra Willow Nightingale e Tam Nakano ha fatto anche storcere il naso a molti che non vedono di buon occhio questa collaborazione e che sono poco interessati a vedere interagire le lottatrici della Stardom con quelle della AEW. Ecco perché il match in questione ha generato parecchie chiacchiere, sia positive che negative. Lascio a voi decidere se il tutto sia utile o meno alla Stardom e così via. A tal proposito vi invito a farmi sapere qua sotto nei commenti i vostri pensieri sulla collaborazione tra Stardom e AEW e se siete ben felici di ciò o se ne fareste volentieri a meno. Per quanto riguarda me, penso che uno di questi giorni vi proporrò un video a riguardo, quindi stay tuned. Anzi, lasciate un commento e fatemi sapere se volete o meno un contenuto di questo tipo. Tornando al match, anche in questo caso parrebbe che il risultato sia alquanto scontato. Sì, perché la stessa Willow Nightingale ha già in programma un match valevole per il TBS Women's Championship contro Mercedes Moné a Double or Nothing, pay-per-view dell'AEW che andrà in onda domenica 26 maggio. Capirete dunque che è impossibile, almeno di cambiamenti colossali, che Tam Nakano
Saoriano possa vincere il match e conquistare il titolo. Un match che nel bene e nel male farà comunque parlare di sé e porterà sicuramente curiosità nel vedere l'alchimia delle lottatrici sul ring e se saranno capaci o meno di regalarci un bello spettacolo. Il mio pronostico va ovviamente in favore di Willow Nightingale, che credo impossibilitata a perdere il titolo contro Tam Nakano. Tempo del nostro main event, tutto dedicato alla White Belt, che verrà difesa da Saori Anou in un match contro Ami Sourei. Come già menzionato in precedenza, Ami Sourei arriva a questo match grazie alla vittoria ottenuta ai danni di Natsupoi nello show del 3 maggio. Una vittoria importante, direi, che ha permesso ad Ami Sourei di conquistare una succulente possibilità, una delle più importanti della sua carriera. D'altro canto, però, pensare ora di poter detronizzare Saori Anou sembra un'impresa impossibile, fuori dalle competenze di Ami Sourei, che a mio avviso non è per nulla pronta a compiere questo grande passo. Non fraintendetemi, Ami Sourei è comunque una buona lottatrice, ma non credo sia la persona giusta per battere Saori Anou e di conseguenza per essere incoronata nuova Wonder of Stardom Champion. Anche in questo caso, dunque, penso che il risultato della battaglia sia molto scontato e in favore di Ami Sourei, che credo resterà campionessa. Fatto sta che il match in sé è un'incognita, e sì, perché sappiamo che Saori Anou è un'ottima campionessa e fino ad ora tutte le sue difese sono state impeccabili, ma Ami Sourei spesso e volentieri ha deluso nei momenti cruciali, come ad esempio durante la sua run come Goddess of Stardom Champion, senza dimenticare match importanti come le difese fatte da Future of Stardom Champion. Vedete, Ami Sourei è una bella lottatrice, ci mancherebbe, ma però ad oggi non ha ancora fatto quel salto di qualità importante nei suoi match. Sì, perché a memoria non ricordo un match epocale da parte sua da quando si è unita alla Stardom. Che il match contro Saori Anou sia la volta buona per salire quel gradino che la porterebbe a consacrarsi? Vedremo. Per quanto riguarda Flashing Champions, non vi nascondo che la card del pay-per-view mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, sì, perché a dire il vero non c'è a mio avviso quel match che faccia attendere lo show con cuore trepidante, sì, perché quasi tutti i match hanno dei risultati scontati. È vero, sicuramente il lottato sarà di altissimo livello, voglio dire, stiamo parlando della Stardom, una delle migliori federazioni al mondo, e per quanto riguarda l'azione nel ring, la compagnia non ci ha mai deluso, ma la card in generale non parrebbe essere appetitosa come suo solito, non so. Spero ovviamente di essere smentito. E comunque ora parola a voi. Mano alla tastiera e fatemi sapere i vostri pronostici e i vostri pensieri sullo show. Siamo arrivati anche oggi al termine del video, dunque non mi resta che ringraziare tutti voi per avermi fatto compagnia fino alla fine del contenuto. Grazie anche a tutti quelli che mettono like, si iscrivono al canale, condividono i video con i propri conoscenti e via dicendo. Grazie di cuore. Per oggi è tutto. See you next time. Bye bye.